Taglia una fogliolina e da questa ottieni radici e piantine nuove. Farlo è davvero semplice ed io in questo video vi mostrerò tutti i trucchi per poterci riuscire. Provateci, perché sono certo che quando otterrete questi risultati sarete davvero contenti di averlo fatto. Io per esperimento utilizzerò un pothos, ma sappiate che le tecniche e i trucchi che vi mostrerò valgono per tutte le piante che si possono riprodurre tramite talea. Per prima cosa occorrerà procurarsi una pianta madre dal quale poi prelevare i rametti, che siano abbastanza lunghi da poter tagliare senza che poi lei venga rovinata. Quindi procurarsi delle forbicine, mi raccomando sterilizzare le lame con un po' di alcol o di ammoniaca in modo da poi non passare eventuali batteri alla pianta e semplicemente fare questa operazione. Scegliere il rametto da tagliare e con un taglionetto separare dalla pianta. Questo è il rametto che si è ottenuto, quindi volendolo si potrebbe già utilizzare così com'è, ma sarebbe un peccato perché si otterrebbe una sola piantina. Il metodo migliore per poterlo utilizzare ed ottenere più talè possibile è quello di sezionarlo in tante piccole parti, avendo un'unica accortezza, ovvero che in ogni porzione che creerete ci sia almeno un nodo. Provo a spiegarmi meglio su che cosa sia un nodo, quindi se questo è il rametto principale e questa è la fogliolina, il punto dove si vanno a incontrare, quello è il nodo e ce ne sono tanti su tutto il rametto. Tra un nodo e l'altro, questa parte di ramo si chiama internodo ed è proprio qui che noi dovremo andare a praticare i tagli. Quindi riprendere le forbicine e iniziare quei tagli. Allora, se questo è il nodo, andare su di circa 2-3 cm e tagliare. Stessa cosa oltre 2-3 cm e tagliare. Così facendo si è ottenuta la prima porzione di talea e ripetere la stessa operazione per tutte le foglioline che abbiamo a disposizione, quindi tagliare e continuare a crearle, sino a che il rametto non sarà esaurito. Eseguiti tutti i tagli e fatta una cernita di ciò che si è ottenuto, queste sono le 4 talee migliori che ho ottenuto. Sarà proprio con loro che faremo l'esperimento. Procurarsi un contenitore, un bicchiere in plastica di vetro trasparente sarà perfetto, e riempirlo con circa 6 cm di acqua sul fondo. Dopodiché prendere le talee che abbiamo appena creato ed andarle semplicemente ad inserire in modo che tutti i nodi delle talee vengano a contatto con l'acqua. Quindi non resterà altro che posizionare il bicchiere in un punto dove prenda molta luce ma non i raggi del sole diretti e verificare che poi i nodi siano sempre immersi dall'acqua, perché sarà proprio da loro che si formeranno poi le radici. Se l'acqua si dovesse abbassare basterà semplicemente integrarla con dell'altra. Trucco dell'acqua ossigenata. Nell'ipotesi che però voi vogliate più radici, più in fretta, ma soprattutto più sane, c'è un trucco che si può adottare, ovvero quello di andare ad inserire all'interno dell'acqua nel contenitore un po' di acqua ossigenata, per intenderci quella che si utilizza per disinfettare le ferite, semplicemente inserendola con una quantità di circa il 20% sulla totalità dell'acqua. Una volta inserita, prendere un cucchiaino e miscelare bene. Dopodiché inserirne all'interno le talee. L'utilizzo però è facoltativo, considerate che se non la utilizzerete le talee comunque faranno le radici, semplicemente ci metteranno un po' più tempo e probabilmente ne faranno leggermente meno. In queste immagini vi mostro delle talee che sono state tagliate e messe nell'acqua lo stesso giorno e trattate esattamente nello stesso modo, però in questo bicchiere abbiamo aggiunto l'acqua ossigenata e in quest'altro invece no. Riprendendo il tutto dopo 2 mesi si può notare che nel bicchiere dove c'era l'acqua ossigenata le radici si sono sviluppate, ce ne sono davvero tantissime, invece in quest'altro dove abbiamo messo soltanto acqua, sì, le radici sono nate ma ce ne sono molte meno e mettendoli vicini si vede subito la differenza tra quello senza e quello con, quindi a fronte di ciò che si è ottenuto, quindi dei risultati, si può affermare senza ombra di dubbio che almeno per questo caso l'acqua ossigenata e il suo valore aggiunto lo ha avuto. E la differenza tra i due la si vede ancora di più tirando fuori il tutto dal bicchiere. Guardate, queste sono le radici ottenute con le talee più l'acqua ossigenata e l'acqua, queste invece sono quelle ottenute semplicemente con dell'acqua. Risultati dell'esperimento. Trascorse 2 settimane le talee hanno iniziato a produrre le radici e in alcune sono lunghe addirittura 10 cm. Ed eccola qua, è impressionante vedere quanto in così pochi giorni la radice si sia sviluppata. Arrivati al 20° giorno, oltre alla prima radice, si è formata anche una seconda ed in più, andando a guardare vicino al nodo, sembrerebbe proprio che un piccolo germoglio sia spuntato. Quindi volendo si potrà già mettere il tutto in un vaso con del terreno oppure semplicemente aspettare che si sviluppi ancora un pochettino, dopodiché provvedere a spostare la pianta.
E col passare dei giorni l'apparato radicale si è sviluppato sempre di più, quindi oltre alle due radici che adesso sono davvero lunghe, ce n'è una di circa 20 cm e l'altra di più o meno 10, in quella più lunga si è formato addirittura l'apparato radicale secondario e andando alla base della talea stessa il piccolo germoglio che era spuntato adesso è di circa 2 cm. Direi che è davvero arrivato il momento di spostare questa e anche tutte le altre, che sono più o meno allo stesso livello, all'interno di un vasetto con del terreno. Procurarsi un vaso, considerando che non abbiamo tante piantine da interrare, ne basterà uno con un diametro di circa 10 cm. E con del terreno che sia soffice e drenante, anche universale andrà benissimo, riempirlo più o meno per metà. Non resterà altro che prendere le talee e inserirle all'interno avendo un'unica accortezza, ovvero quando le appoggerete dovrete fare in modo che il germoglio sia rivolto verso l'alto, in questo modo, così. Semplicemente appoggiandole, poi tanto le andremo a coprire con il terreno che andremo a mettere poi per riempire tutto il vaso, quindi fate così per tutte le foglie che avete a disposizione. Ecco qua. Sempre, come ho detto prima, germoglio verso l'alto. Ecco qua. Una volta inserite, riprendere il vasetto col terreno ed andare a rinzaffare e riempire tutto il vaso. E quando lo farete potrete fare in questo modo, tirare su la fogliolina e andare tutto intorno a posizionare la terra in modo che poi la stessa rimanga in piedi e non coricata nel vaso. Alla fine dell'operazione questo è il risultato, quindi non resterà altro che prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente in modo che il terreno sia ben zuppo. Dopodiché posizionare la piantina in un punto dove prenda molta luce ma non i raggi del sole diretti. Non resterà davvero altro che aspettare che la piantina cresca e che inizi nella parte basale, quindi nel pane radicale, a creare i nuovi germogli e le nuove foglioline. Trascorsa meno di una settimana, riprendendo il tutto, si può notare che le foglioline sono in perfetta forma. Significa che all'interno del pane radicale le radici hanno attecchito perfettamente ed in più il piccolo germoglio che c'era è cresciuto e adesso si sta sviluppando e sta diventando una giovane fogliolina. E proprio in questo punto sta nascendo un altro germoglio. E questo è il piccolo germoglio che sta spuntando, è alto circa mezzo centimetro. Significa che dalla talea dal quale sta nascendo tutto sta procedendo nel migliore dei modi e che la talea goda di ottima salute. Trascorso un mese, questo è ciò che si è ottenuto. Guardate un po' come si siano sviluppate perfettamente le foglioline e i germogli all'interno del pane radicale. Direi che il risultato è davvero ottimo. Arrivati al quinto mese, così è come appare la pianta, esteticamente è davvero bellissima. I rami sono lunghi più di 25 cm e continueranno a crescere. E se si va a guardare alla base, vicino al pane radicale, si può notare che tantissimi altri germogli stanno spuntando, proprio qui. Questi crescendo rimpolperanno e faranno diventare sempre più bella la pianta. Quindi a fronte dei risultati ottenuti si può affermare senza ombra di dubbio che l'esperimento sia stato un vero e proprio successo. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategliela un'occhiata perché sono quasi sicuro che qualcosa di carino all'interno riuscirete a trovarlo. E già che ci siete, vi chiedo anche un'altra cortesia, come faccio sempre. Se ce la fate, condividete i miei video sui social perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.